Ciao ciurma! Ci rivediamo oggi qua per una puntata dedicata al tech, cyber tech. Quindi, questa volta abbiamo anche la sigla. Sono 15 secondi di sigla, 10 secondi di sigla. Ve la mando e poi tutti qua che impariamo a fare una virtual machine dedicata a una VM per isolare le risorse e testare le nostre cose poi più avanti. Via, sigla! Benvenuti su Oscar Code, il punto di riferimento per l'informatica e il web. Con la serie CyberLab utilizziamo il nostro laboratorio virtuale per tutorial, sviluppo in sicurezza e cyber pratica. Mettetevi comodi, il video sta per iniziare. Ricordati di iscriverti per supportarmi. Bene, allora diciamo intanto cos'è una virtual machine. Una virtual machine è un sistema operativo separato dentro il sistema operativo originale che tu hai nel computer. Per esempio hai Windows 11, fai una virtual machine con Linux, Ubuntu, che è quella che andremo a fare noi adesso. Ora i più esperti si diranno: ma perché Ubuntu è meglio Debian? Allora perché allora fai Mint, fai Linux Red Hat, o fai Linux o fai Sun Solar? Vabbè, Ubuntu, quelle sono solo scelte soggettive, nel senso che uno si sente più di usare Ubuntu, un altro si sentirà più di usare Red Hat, un altro si sentirà più di usare Debian perché è più aggiornato, ma insomma sono scelte che uno ha nella sua testa. Noi partiamo con Ubuntu e voi potete installare qualsiasi altro sistema operativo che volete, insomma. Poi per il resto, se utilizziamo Windows, specialmente l'11 perché comunque il 10 ormai è già datato, hanno recentemente introdotto il VSL 2 sulla versione che sarebbe il Windows Subsystem for Linux, e praticamente, come dice la parola, potete installare il vostro sistema operativo Linux dentro Windows come macchina virtuale, quindi virtual machine. Questo, come dice il titolo, è solo per Linux. Se casomai volete installare qualche altro sistema operativo, magari volete mettere un Windows 10 dentro come virtual machine dentro Windows 11, avete bisogno di un software che si chiama VirtualBox, che va comunque configurato anche dal BIOS, eccetera. Ma noi per l'uso che ne facciamo ci sta bene il VSL 2, che è già compreso dentro Windows 11 ed è attivabile, e potete installare il vostro sistema operativo Linux tramite una PowerShell che adesso andremo a vedere piano piano, perché abbiamo ancora da dire su questo Windows System for Linux. È stato introdotto di recente nelle ultime aggiornamenti del Windows 11, più o meno credo 2 anni fa, se non mi sbaglio, 3 anni fa. No, forse 2. Ok. Niente, non bisogna abilitarlo dal BIOS perché è già tutto praticamente quasi pronto. Inizialmente noi installiamo Ubuntu, ci riferiamo a questa versione, non ha un'interfaccia grafica, bisogna installarla successivamente, ovviamente perché Linux in sé non ha un'interfaccia grafica, e quindi la bisogna installare. Poi magari vedremo anche come installarla. Non è una cosa semplice, non è una cosa difficilissima, e essendo tutto compreso dentro a questo VSL, non abbiamo neanche bisogno di una chiavetta di installazione, un flash o una cosa del genere, perché abbiamo già tutti i dati per installare la nostra versione di Linux che ci interessa dentro al VSL. Quindi arrivati a questo punto, diciamo anche che il VSL ha dei pro e dei contro rispetto alla VirtualBox, al software. Allora, il VSL diciamo che è
utilizzato per lo sviluppo e lo scripting delle cose, nel senso, se non avete esigenze proprio di natività e di isolamento delle risorse, il VSL va benissimo, perché comunque è comunque una macchina virtuale. Potete fare anche gli snapshot e i rollback istantanei. Questo vuol dire che quando vi succederà qualcosa, che magari avete rotto qualcosa dentro la virtual machine, che comunque resta isolata dal sistema operativo di Windows 11, quindi voi potete distruggere anche Ubuntu, che Windows 11 continuerà a funzionare. Voi potete fare uno snapshot della versione iniziale di Ubuntu quando avrete rotto qualcosa perché avete smanettato un po' troppo, allora fate il rollback a quello snapshot e la versione di Ubuntu ritorna alla fase iniziale praticamente. Quindi anche questa è una cosa utile per quando poi farete qualche casino. Allora, dobbiamo anche dire che con VLS avete l'accesso diretto al file system e ai comandi, mentre con VirtualBox, questa è una delle differenze, c'è un sistema completamente isolato, quindi non avrete accesso al file system e ai comandi con Windows 11. Però c'è anche da dire che le prestazioni sono molto meglio con VLS che non con VirtualBox, perché ha bisogno di una RAM abbastanza alta, perché ha bisogno di una RAM dedicata appunto per quella VirtualBox, mentre VLS utilizza già la RAM che si ha in Windows, insomma. E anche il consumo di risorse è molto minimo con VLS, quindi l'unica pecca è che con VLS si può installare solo i sistemi operativi Linux, mentre col software VirtualBox potrete installare qualsiasi sistema operativo che volete, anche Macintosh se volete, BSD, Linux o anche le versioni precedenti di Windows se le volete provare perché vi fa noia Windows 11. Bene, io direi che potremmo iniziare a partire con l'installazione, a farvi vedere come si installa una virtual machine. Allora, ora ce la installiamo, me la installo sul mio portatile e vi faccio vedere i passaggi. Poi questa virtual machine ci servirà più avanti per fare le nostre cose, i nostri hackeraggi, le nostre beep. Non trovevo il dito pronto. Ok, quindi andiamo. Bene, eccoci qua, andiamo. Questo è il nostro portatile che, come vedete, io ho queste immagini di desktop, ho tirato via tutte le icone perché così almeno è più pulito, che mi dà Bing, insomma, sono bellissime. Ok, andiamo ad aprire la nostra PowerShell e attenzione, come importante, amministratore. Ok, andiamo a digitare il comando VSL, che forse prima mi sono sbagliato, l'ho chiamata VLS, ma VSL, Windows System for Linux, trattino install. Ok, qua ci fa tutta l'installazione. Possiamo andare avanti nella
Ok, qua ci fa già l'installazione di Ubuntu automaticamente. Se volessimo, dunque, se volessimo andare a vedere quali versioni di Ubuntu sono disponibili e quale installare, potrete fare vsl list online, date questo comando e poi vi darà un elenco di versioni installate e voi farete vsl install scusate, sono monco a scrivere distribution e poi mettete la versione che volete installare che compare in quella lista di prima, ovvero magari Ubuntu 22.04 e quella installerà quella versione di Ubuntu. Ok, ora qua dietro, come potete vedere, stava già lavorando a PowerShell dietro e ha mandato la maschera lui di installazione di VLS. Quindi noi qua dobbiamo scegliere un po' di cose. Vedete che avete è un'informativa questa, praticamente avete la schermata di sinistra dove vi dà magari termini di servizio eccetera, le informazioni, il menu, e a destra vi spiega un po' quello che potrete fare, ok, con questa virtual machine. VSL ovviamente ha anche l'acceleratore CPU, ovviamente, che utilizza tramite Windows, ovvio, l'integrazione di rete, la stessa rete di Windows, eccetera eccetera eccetera. Ok, questa adesso l'abbiamo vista, la chiudiamo e qui ci dice di digitare le credenziali dell'account, che adesso ci inventiamo un attimino. Datemi 5 secondi per inventarmele, perché la trovate, le facciamo così. Oscar Code mi sembra giusto, no? Perché stiamo facendo Oscar Code a un momento che c'è già Oscar, ok. E ora vi dirà di... Ok, ho sbagliato ovviamente, perché prima sbaglio, perché ovviamente vuole solo caratteri minuscoli, quindi andiamo a mettere Oscar Code e vi chiederà la password. Ora è giusto, infatti prima stavo dicendo vi richiederà la password, ma invece no, vi richiederà la password. Datemi 10 secondi per metterla una a caso e poi vediamo. Non ve la dico ovviamente. Ora, se vedete, io infatti avete visto che ho scritto la password, ma se vedete, se non vedete nessun carattere comparire è normale, perché nella finestra di PowerShell quando inserirete le password mai ve le farà vedere neanche con gli asterischi. Quindi digitata, premiamo invio, ve la richiederà. E ora potete, è finita, diciamo, la configurazione iniziale. Ora
come vedete siamo già connessi dentro una macchina virtuale. A questo punto cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo aggiornare un attimo il sistema operativo. Ok, a parte che prima di andare ad aggiornare, perché noi abbiamo installato Ubuntu con uno script automatico, vorrei andare a vedere quale versione ha installato, quindi per capire da dentro il terminale di Ubuntu quale versione abbia installato facciamo così: lsb trattino basso release trattino a. Ok, e qui ci dice subito la versione che ha installato. Se lo vedete, magari ve lo ingrandisco perché eccoci qua. No, si è ingrandito solo la finestra, niente. Devo andare per ingradire i caratteri, però vabbè, aprite la finestra a schermo intero e la vedete. Quindi la versione, oh, scusate ma non ci vedo, la versione è 2404.4 LTS Long Term Support. Bella, anzi, porca miseria, pensavo magari installasse la versione precedente e invece ha installato quella nuova, nuovissima di Ubuntu. Benissimo. Detto questo, abbiamo la versione. Facciamo un'altra cosa ora, andiamo ad aggiornare un attimino il sistema operativo Ubuntu della Virtual Machine. Quindi per aggiornare il sistema operativo, ovviamente, ma chi non lo sa impari, si fa sudo. Noi abbiamo dentro la Virtual Machine, adesso abbiamo il comando sudo, non dovremmo averlo, cioè sì, possiamo averlo perché è una Virtual Machine, però dipende da cosa devi fare. Apt update. Ecco, a me piace sempre farne uno alla volta, non metterci, ecco, ovviamente no, non abbiamo il potere sudo. Ok, quindi dobbiamo mettere sempre la password. Ogni volta che si fa sudo super user do bisogna metterci la password dell'amministratore, quella che abbiamo impostato precedentemente, ovviamente. Ok, dicevo, a me non piace fare tutto automatico, cioè tutto in una sola linea. Insomma, si può fare apt update and apt upgrade trattino i volendo, ma adesso facciamo sudo. Sinceramente non vedo tanto, però apt upgrade. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i pacchetti da aggiornare e ora li stiamo dicendo. Ora si fa yes, aggiornali. Bene, aggiorna, hai preso i pacchetti da aggiornare, ora aggiornali, li aggiornati. Benissimo, e ora abbiamo un sistema operativo Ubuntu installato. Ora, l'ultima cosa che andiamo a fare è installare un'interfaccia grafica. Dipende da come poi lo vorrete utilizzare, nel senso, l'interfaccia grafica vi avvicina di più a imparare come si usa un Linux Ubuntu, più simile a Windows, diciamo, con le icone eccetera. Ci sarà sempre il terminale, icone, mouse eccetera. Oppure potete tenerlo anche in questo modo qua, con il terminale, che tanto potete fare qualsiasi cosa anche solo dal terminale, non serve per forza l'interfaccia grafica, ma noi installiamocela, anche perché VSL supporta solo l'interfaccia grafica di Xremote, XFCE, quindi non potete installare GNOME desktop o altre interfacce, solo questa per Ubuntu. Quindi andiamo a vedere come si fa a installare l'interfaccia grafica. Vedete che sempre sudo super user do apt install
XFCE4, ho messo 3, 4. XFCE4 che è l'interfaccia grafica Xremote XFCE. Ora lui parte, quando vi dirà potevo fare anche yes, ma secondo me è meglio vedere tutte le operazioni che fa, vi chiederà la conferma, ok, fate yes, e lui sta installando tutta l'interfaccia grafica, la scarica dai pacchetti di internet e ve la installa dentro a Ubuntu. Allora, qua abbiamo capito come poter creare una macchina virtuale. Ora avrete, con questa procedura, avrete la vostra macchina virtuale sempre disponibile nel vostro computer. Se fate casino dentro la macchina virtuale non ve ne può fregare niente, perché è completamente separata dal vostro Windows 11 o dal vostro sistema operativo, quindi potete fare tutto quello che volete dentro la macchina virtuale. Attenzione a non eccedere né andare nell'illegalità in cose che non si possono fare. Però potete anche distruggere il sistema operativo facendo smanettando, che tanto Windows 11 non ne risente, perché ovviamente siete su una macchina virtuale, ok? E forse siamo arrivati quasi alla fine, se il sistema non mi inganna, mi sta ingannando. Ok, mi sta ingannando, cioè è rimasto lì fermo alla fine. Ok, 2, ok, ha installato. Ora andiamo a vedere un attimino come fare per aprire. Allora, adesso noi siamo dentro la macchina virtuale, però io adesso chiudo un attimo perché volevo farvi vedere come riaprirla. Ovviamente ne abbiamo installato il desktop, abbiamo fatto i ragionamenti, eccetera. Chiudo questa finestra di PowerShell. Ora andiamo a vedere tasto Start, digitiamo Ubuntu, ed ecco qua l'app di Ubuntu che è comparsa dentro il nostro tasto Start. Potete avviarlo anche, sì certo, da Windows Terminal, oppure anche da esegui Win più R e poi digitate VSL oppure Ubuntu e premete invio. Ok? E questa è la nostra macchina virtuale che si sta avviando piano piano. Ok, vabbè, c'è un errore di fare tutto slide, ma ok. A questo punto la macchina virtuale dovrebbe aprirsi automaticamente con l'interfaccia grafica. Qua non lo ha fatto. Allora, siccome il VSL2 è più pensato per aprire applicazioni singole al posto che un desktop completo, o comunque usarlo dalla terminale come stiamo facendo ora, che adesso effettivamente a tutti gli effetti siamo dentro il computer, dentro Ubuntu, dentro la macchina virtuale. Però se volete utilizzarlo con la GUI grafica, vi spiego anche come fare per imparare meglio anche Ubuntu se siete un attimino alle prime armi. Allora, innanzitutto bisogna installare l'XRDP e poi connetterci tramite RDP, e vi spiego come fare. Allora, prima di tutto facciamo sudo super user do, sempre apt,
install. Questo è il comando base per installare le applicazioni dentro dei repository XRDP. Non è complicato come comando, qua ci chiede ancora la password perché abbiamo, ogni volta che chiudiamo e riapriamo il terminale, facciamo super user do, ci chiederà sempre la password. Poi installa, fate yes, date il comando e abbiamo installato l'XRDP. Ora configuriamo un attimo, dobbiamo fare questo piccolissimo passaggio. Allora facciamo una cosa per abilitare anche una cosa da fare una volta sola, anche la sessione di destro remoto, sudo. Nano è l'applicazione di tipo un blocco note, diciamo. Ok, h/xrdp/start vm.sh. Ok, adesso aprirà il nano con queste cose. Ora dovrete scrivere esattamente quello che scrivo io. Allora, queste 4 cose, 1, 2, 3, 4, 5 cose all'inizio del file sono fondamentali per la sessione del destro remoto che andremo ad aprire. Quindi facciamo CTRL X ora, yes, salva e invio. Ok. Allora riavviamo l'XRDP. Ok. La prossima volta che dobbiamo connetterci tramite XRDP non dobbiamo fare più tutte queste cose, ma solamente service XRDP start, o comunque configurare il servizio dovrebbe essere già forse configurato per avviarsi automaticamente, o forse no. Comunque sudo service XRDP start. A questo punto apriamo la nostra connessione del desktop remoto XRDP, quindi RDP su Windows, e qua dobbiamo configurare le credenziali per accedere, ovvero accedere al computer localhost 2.3389, che è la nostra macchina virtuale. Ora facciamo un mostro a opzioni perché lui ci ha dato delle credenziali di root, ma non è. Quindi dobbiamo cliccare su modifica credenziali. Modificare o eliminare, modificare in questo caso le credenziali. Altre opzioni, perché lui ci dà sempre root, quindi noi dobbiamo dare il nostro nome utente che abbiamo scelto prima, quindi Oscar, code, e la password di questo nome utente. Diamo l'ok e finalmente proviamo a connetterci. E ci dirà certificato, perché facciamo non visualizziamo più, perché comunque localhost non ci serve un certificato di protezione. Dovremmo connetterci al desktop. Eccoci qua dentro, finalmente siamo dentro a Ubuntu. Allora mi raccomando, l'ultima cosa
che vi ho fatto vedere è importantissima, la dovrete fare ovviamente una volta sola, è importantissima per avviarlo, altrimenti potrebbe non avviarsi se vi date dei problemi. Questa cosa è importantissima, l'ultima cosa che abbiamo aggiunto, quelle 5 righe in quel file. Questo è Ubuntu, complimenti signori, siamo dentro la macchina virtuale, dentro il mio laptop con Windows 11, ma con una macchina virtuale di Ubuntu e il topolino. Ok, qui potremmo andare a fare tante cose. Vedete, questo è praticamente il terminale. Ora lo vedete bianco perché le impostazioni di Ubuntu sono quelle iniziali, il terminale ve lo da bianco, ma possiamo farlo in stile Windows così. Datemi 5 secondi. Ok, eccoci. Quindi edit, preferences, si va sul profilo, colori e si seleziona, al posto di, ci sono tanti, uno seleziona quello che vuole, comunque al posto di Gnome Light si fa Gnome Dark e siamo sul terminale che vedevamo prima su Windows. Ora magari qua, se riusciamo anche, possiamo anche, visto che poi lo useremo tanto, a me piace farla in verticale così, poi potete farlo come volete, insomma. Allora, per aumentare un po', perché così almeno si vede meglio anche per lo streaming successivo, il testo si può andare sempre in edit, preferences, e nelle opzioni del testo deve flaggare la casellina come ho fatto prima e aumentarne il carattere. Ok. Aumentando il carattere si aumenterà anche la dimensione della finestra in sé. Comunque questo è, qui siamo dentro all'interfaccia grafica di Ubuntu. Welcome, e qui abbiamo finito, perché poi andremo oltre nelle prossime puntate. Iscrivetevi e guardate cosa faremo dentro questo Ubuntu, perché ci faremo di tutto. No, a parte questo, sapete, imparare a utilizzare un Linux è una cosa abbastanza importante, specialmente per chi vuole anche iniziare un discorso libero di Windows, non ha delle licenze da pagare, ovviamente può installarlo ovunque, come abbiamo visto qua con una virtual machine che funziona sia da terminale sia addirittura con un desktop grafico, che poi puoi andare a personalizzare, potete sbizzarrirvi e cambiare gli sfondi, non lo so, personalizzarvelo come più vi piace. Qui avete le cartelle che sono in stile Windows, quando le aprite. Ok. Eccoci qua, avete anche tutti i dischi di Windows che potete vedere, ovviamente le partizioni di Windows eccetera, tutti i file nel kernel di Windows non li potete modificare, andare a vedere eccetera, però potete andare a vedere. Avete a disposizione tutto il disco che ha a disposizione Windows, quindi potete salvare cose, potete utilizzare il browser, potete anche installare Chrome, che forse è meglio, e potete fare tante cose che poi andremo a vedere, ma sinceramente la maggior parte delle cose che potete fare che potete fare su Ubuntu, cioè qualsiasi cosa è meglio farla da terminale se avete comandi
giusti. Dall'interfaccia grafica ci metterete un po' di più, magari se volete proprio cimentarvi nell'interfaccia grafica ci metterete un po' di più che da terminale, ma potete fare le stesse cose dall'interfaccia grafica che fate da terminale, solo che da terminale ovviamente ci mettete meno tempo per andare a cercare la cartellina eccetera. Basta ricordarsi la struttura di come poter farne navigare nelle cartelle, /var /www la tua cartellina, e ci sei. E per il resto qui è tutto. Poi andremo a vedere magari anche come personalizzarselo un po'. Adesso abbiamo visto un po' il terminale, ma ovviamente qua sul desktop avete già le vostre cartelline, oltre che queste qua che vedete qua sotto. Avrete le vostre cartelline dove potete accedere ai vostri dischi, che è il disco di Windows, che avete anche in Windows. Inoltre avete le applicazioni dove potete andare a vedere tutte le applicazioni che Ubuntu vi ha installato dentro alla virtual machine. Quindi per ora è tutto. Ora possiamo chiudere questa virtual machine. Cosa semplicissima, senza star lì. Sì, potete chiuderla tramite destro remoto, ma chiudendo tramite il destro remoto avrete sempre questa sessione attiva. Ora vi faccio vedere, se io vi riconnetto più tardi, se io chiudo questa finestra tramite la X del desktop remoto e mi riconnetto, mi troverò sempre la mia sessione al punto di prima, a meno che non si sia riavviato Ubuntu, la virtual machine. Se volete uscire in modo quit totale, nel senso che la prossima volta che vi dovrete connettere al desktop remoto, ora proviamo anche a farla perché così vi faccio vedere come si fa. Fate un semplice reboot, è semplicissimo da fare il reboot. Scusate, ci vuole il super user do sudo, questo è anche per voi come devo usare il comando reboot, che sono comandi di sistema. Bisogna mettere la password per sudo. Anche qua vedete, anche se sei dentro alla macchina virtuale in sé, nella GUI, devi sempre mettere la password. Questa è la sicurezza di Ubuntu. E abbiamo riavviato tutta la macchina virtuale, così si riavvia anche da Windows, come avete visto. Adesso senza la finestra di Windows, se io mi connetto, non c'è più niente. Ovviamente non riusciremo mai a connetterci perché non c'è niente. Ora rifacciamo un attimo, riapriamo un attimo la macchina virtuale, così vi faccio vedere come riconnettersi, che non ci sarà più da fare tutto quel casino. Riapriamo la macchina virtuale. Ora se clicco ancora su connetti non mi fa connettere, ovviamente, anzi sì, perché XRDP è partito come servizio del sistema, e quindi eccoci qua dentro una nuova sessione. Non c'è più quell'X terminal, quel terminale, ma lo possiamo aprire di nuovo e eccoci qua con le impostazioni. Vedete, c'è il nostro carattere più allargato che abbiamo fatto prima, e il black, il tema dark. Ok, ora rifacciamo reboot e usciamo. Bene, questo è la spiegazione di una macchina virtuale Linux dentro a Windows 11. Ritorniamo a noi. Per la conclusione di questo video è stato un po' movimentato, perché poi in fase di montaggio lo migliorerò un pochettino.
cercherò di migliorarlo, spero di non fare errori, però se volete cimentarvi nel imparare Linux, questo è il metodo migliore. Installatevi la vostra macchina virtuale dentro Windows, al vostro Windows di casa o altro, e da lì dentro Linux potete fare praticamente tutto quello che volete. Ricordatevi che comunque condividerete la vostra connessione con quella di Windows, quindi l'IP è sempre quello, eccetera, e condividerete i file system, sempre quello di Windows anche, quindi avrete anche tutti i vostri file che avevate su Windows li avete anche lì, e viceversa, perché poi quando salverete delle cose su Linux le avrete anche su Windows, ok, dei file potete averli anche tramite gestione risorse di Windows, esplora risorse. Ora, io spero che vi sia piaciuta questo video tech. Inizialmente i video iniziali saranno un po' così, perché dobbiamo imparare prima di tutto a come utilizzare Linux nel meglio, a come abbiamo fatto adesso, installarlo come una macchina virtuale isolata da Windows, se non si ha diciamo la voglia di comprare un computer e buttarci su Linux direttamente lì su, si può fare così. Poi passeremo anche a vedere come configurare alcune cose, ma anche direttamente Windows, perché comunque è sempre comunque il sistema operativo più utilizzato del consumer, e andrebbe un attimo spiegato anche come proteggersi da eventuali minacce, eccetera, e sinceramente anche come utilizzare Linux nel modo migliore, con una macchina virtuale come questa, e come andare dentro a iniziare a installare le cose. Vedrete, proveremo anche a fare un server web, proveremo a fare con Linux, possibilmente si può fare anche un server SMTP o altri tipi di servizi. Anche l'intelligenza artificiale su Linux è molto più diciamo non semplice, ma è molto meglio utilizzarla su Linux per scopi nostri, perché possiamo installarci modelli open source e quindi ci facciamo tutto quel cavolo che vogliamo, basta avere le risorse hardware adeguate, ovviamente. Ma tutto questo lo vedremo nei video successivi. Probabilmente vedremo anche come poter far qualcosa, come smanettare dentro la virtual machine come vi piace a voi, nel senso fare qualcosa di sul limite della legalità, e per il resto, perché poi anche è possibile anche provare dei programmi dentro una virtual machine come questa con Linux, perché tanto anche se poi il programma ti manda a tutto il sistema operativo, niente, tu riparti da zero, te lo reinstalli, o comunque con lo snapshot riparti da dove avevi cominciato, e comunque Windows 11 non verrà mai intaccato. Bene, io vi saluto ragazzi, grazie per essere rimasti con me fino ad ora. Se avete qualche domanda fatela, iscrivetevi e fatela. Iscrivetevi anche se non avete qualche domanda, se vi è interessato l'argomento, perché andiamo avanti anche con altri argomenti nelle prossime settimane. Grazie a tutti, ciao ciurma, e ci vediamo per la prossima.